Ciao a tutti amici del Sagittario, benvenuti e bentornati. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, metafisica, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Bene, mostrami Sagittario e le tendenze energetiche disponibili per l'estate 2026. Ragazzi, abbiamo la carta della giustizia e la carta della morte. La carta della giustizia ha una spada, esattamente come la morte. Quindi qui io ho un po' la sensazione che potrebbe esserci come un taglio. Di solito la giustizia taglia quello che è in eccesso in uno dei due piatti della bilancia proprio per riportare l'equilibrio. E qui con la morte anche ho come la sensazione che dovrete dare un taglio a qualcosa, a un atteggiamento, a una situazione, a una relazione. Vi dirò che però, viste così, se doveste avere qualche questione burocratica, potrebbe finalmente giungere alla fine, perché con la carta della morte fa ben sperare ad una rinascita. Andiamo a vedere di che cosa si tratta con i tarocchi. Vi ricordo che le letture sono per un gruppo, è facile che non risuoni tutto. Sono valide per segno solare, lunare e ascendente. Per chi volesse una consulenza personalizzata con me, mi può contattare via mail oppure sotto in descrizione trovate il numero di telefono, il link alla pagina web con tutto quello che propongo, c'è il link al percorso di crescita nella sezione degli abbonati, il link ai corsi gratuiti presenti sul canale e il link al videocorso di tarocchi intuitivi di livello intermedio. Bene. Partiamo con un re di denari, abbiamo un 8 di spade, un 9 di bastoni, abbiamo la forza, la luna e un fante di coppe. Bene ragazzi, adesso andiamo a vedere carta per carta, capiamo qual è l'energia generale del periodo. In un secondo momento andiamo a vedere i vari settori, quindi lavoro, denaro, eccetera. Sono gli ultimi giorni per poter approfittare della lettura semestrale in promozione. Anche di questo dovrebbe esserci il link sotto in descrizione, se no entrate proprio nel canale, mi sembra che sia un video in evidenza. Allora, partiamo da questo re di pentacoli che mi dà la sensazione, insomma, queste carte, scusate un attimo, che ce n'era qualcuna girata al contrario. Allora, asso di bastoni, e luna che avete già qui. C'è come una sorta di posizione qui, sento che avete preso o prenderete. C'è come paura di agire, paura di fare qualche cosa di sbagliato. Andiamo a vedere l'otto di spade. Abbiamo il mago e la temperanza. Di nuovo una carta numero 1, c'è come la voglia di fare qualche cosa, di agire, di muoversi. Però tra la luna e questa temperanza al contrario sento che è come se qualche cosa dovesse ancora guarire. Qui in effetti avete un 8 di spade come carta base. Sento che potrebbe essere un periodo un po' autoboicottante dove potreste ritrovarvi a fare pensieri negativi, potreste come avere una visione piuttosto negativa della realtà, pessimistica.
Credo che qualcuno di voi si senta, è anche un po' la carta della modalità vittima, io la chiamo. Perché modalità vittima? Perché è una scelta rimanere in quella energia, ok? Andiamo a vedere il 9 di bastoni. Eremita, una carta di introspezione. Fante di coppe che avete già qui. È come se steste cercando di capire qualcosa. Sì, secondo me state cercando di capire come muovervi, che tipo di azione fare, che tipo di offerta, che cosa si può manifestare, come potete, mi viene anche da dire un po' iniziare un nuovo percorso. Vedendo queste carte, la sensazione è che dobbiate lasciarvi indietro qualche cosa per rigenerarvi con questa morte. Andiamo a vedere la forza, perché qui è come se non aveste il coraggio, la forza. Forza può essere forza morale o forza di volontà. Allora abbiamo un cavaliere di coppe, un 5 di spade e un 5 di pentacoli. Questo fante diventa poi come il cavaliere, come se trovaste ragioni, però comunque io qua sento che manca il coraggio. C'è un 5 di spade, potreste avere confusione mentale a causa di questo 8 di spade. Un 5 di pentacoli, quindi potreste come aver paura di fare la mossa sbagliata, di perdere questa occasione, di perdere la persona, di perdere tempo magari. Andiamo a vedere la luna. Nove di pentacoli, 4 di coppe e torre. Datemi una carta per il 9 di pentacoli. È come se qualcuno di voi preferisse stare da solo o da sola, sia che sia un'attività lavorativa, sia che sia una questione romantica. Io ho come un po' questa sensazione. Perché avete sia il 9 di pentacoli che l'archetipo dell'eremita, che sono le due carte più solitarie, indipendenti, autonome del mazzo. E qui è come se non vi rendeste conto che questo tipo di magari atteggiamento un po' solitario può far cascare qualche equilibrio, qualche situazione o qualche relazione che già c'era. Oppure queste due carte mi dicono che è come se non sapeste che cosa destrutturare, perché effettivamente con la giustizia e la morte, come vi ho detto all'inizio, hanno la spada, devono tagliare qualcosa. Qui è come se stesse cercando effettivamente un nuovo inizio, una nuova strada da percorrere, però con l'otto di spade, il 5 di spade, il 5 di pentacoli e due volte la carta della luna, e avete anche un 4 di coppe, è come se non fosse chiara la direzione. Ci sono delle possibilità che si aprono effettivamente. La luna potrebbe indicarmi che sono possibilità che ci sono già state in passato e che potreste riprendere in considerazione, però qui è come se aveste bisogno di destrutturare qualcosa, come se non lo focalizzaste. Datemi una carta per questa torre. 10 di pentacoli, datemi una carta per il 4 di coppe, 6 di coppe. È come se si fosse o doveste, perché sono le spiegazioni, no?
Quindi il 10 di pentacoli spiega la torre, il 6 di coppe spiega il 4 di coppe. Io credo che qua ci sia come da destrutturare qualche tipo di sogno, qualche tipo di alleanza, qualche tipo di ideale di gruppo, famiglia. Potrebbe essere associazione, potrebbe essere collaborazione. C'è come il cambiare un'idea per quello che riguarda un gruppo. Per qualcuno riguarda la famiglia, per qualcuno i figli. Andiamo a vedere questo fante di coppe, perché è come se ci fosse una timida... sì, infatti, abbiamo un 8 di pentacoli e il mondo. È come se ci fosse una timida proposta. Sento come se qualche cosa in realtà non finisse, perché qui è come se avessi bisogno più di un restyling che non di una fine. Però ragazzi, se ve la devo dire tutta, questo approccio è un po' debole. Sento che comunque c'è come la volontà di arrivare a un certo tipo di risultato, probabilmente, un certo tipo di equilibrio. Potrebbe anche essere un accordo per qualcuno. È come fare una controproposta con queste carte finali. Può essere che la prima proposta sia questo fante di coppe all'inizio e questo fante di coppe alla fine sia come una controproposta. Diciamo che la luna e il 4 di coppe mi dicono, e il 7 di coppe, che avete come un'idea un po' parziale della situazione, eh? Quindi diventa magari anche difficile valutare. Va bene, andiamo a vedere settore per settore. Partiamo dall'amore e da chi è single. C'è una persona che potrebbe arrivare, vi dico subito i segni perché poi ho paura di dimenticarmi. Allora, qui abbiamo Capricorno, abbiamo Leone, abbiamo Pesci, Cancro, Sagittario, Vergine e, non so se l'ho già detto, Scorpione. Ok, allora per quello che riguarda le persone single, come stavo dicendo, potrebbe iniziare effettivamente una conoscenza. Vi sento un po' disperati per la serie da che parte vado, perché c'è la voglia di iniziare, però c'è anche come un momento di introspezione, un momento dove si vuole mantenere la propria autonomia, la propria indipendenza e anche qui potrebbe esserci come una visione parziale della realtà, come una sorta di illusione, di proiezione e c'è come un ridimensionamento qui, può essere come una controproposta ehm, che non sento molto chiara, sinceramente, vedendo questo 5 di pentacoli e questo 5 di spade, però è come se cercasse di dare nuove regole. Ricordiamo che la giustizia è la carta delle regole e anche l'otto di pentacoli parla di regole, di lavoro costante, di qualche cosa che viene fatto in modo ripetuto, in modo diligente. È come dare un tran tran, un, come vi posso dire, una continuità, se vogliamo. Però sento che è come se non riusciste in questo periodo ad avere la continuità che vorreste. Ci state provando come quest'idea. Mm, Sento che avete bisogno prima di buttarvi, prima di rigenerarvi, se vogliamo, quello che dovete trasformare è il vostro modo di pensare. Avete un po' questa modalità vittima, un po' siete sulla difensiva, un po' quest'idea utopica di X cosa.
Qui c'è come un tentativo di mediare tra quello che è la vostra visione e quello che è la proposta dell'altra parte. Per le persone che sono in una relazione, sento che è come se voleste qualche cosa di più. Allora, io non è che senta, dipende da cosa siete, da come state nella relazione. Allora, vi dico quello che mi arriva prima. Sento che la relazione non è in equilibrio, sento che vorreste di più, vorreste nuove regole, vorreste trasformare, vorreste creare come nuovo inizio, iniziare a fare cose nuove insieme. Qualcuno di voi con questo eremita e il 9 di pentacoli potrebbe anche voler prendere un po' di spazio dall'altra persona, però tutto questo vi succede perché avete un'idea un po' parziale con tutte queste carte di proiezione di come dovrebbe essere la relazione e come non vedere quanto state bene. Ho un po' questa sensazione. È vero che potrebbero esserci conflitti, potrebbero esserci delusioni in questo periodo, però ricordatevi sempre che le delusioni arrivano, a meno che non sia un tradimento della fiducia, però di solito le delusioni arrivano quando ci creiamo aspettative. Nel momento in cui io mi creo un'aspettativa, quando questa aspettativa non viene soddisfatta, resto delusa. Però se l'aspettativa è mia, sarò io a dover soddisfare questa aspettativa perché l'ho creata io, è una cosa mia. Per le persone che stanno bene in questa situazione romantica, potrebbero esserci dei momenti un po' cupi, ve lo dico, durante quest'estate, ma alla fine non andrà male questa cosa, nel senso che sento come un reinizio qui. C'è da lavorare sul vostro modo di vedere le cose, sul vostro modo di percepire, sul vostro modo di vedervi al futuro, di prendervi cura di voi stessi. Sento che qui potrebbero... Sapete che io non parlo mai di queste cose perché la mente crea e più ci si fissa su un pensiero, una dinamica, più si manda energia a quel pensiero e quella dinamica, più c'è probabilità che questa si manifesti, indipendentemente dal fatto che la dinamica possa essere bella o brutta. Ok, quindi io lascio sempre un po' così, però ho come la sensazione che qualcuno di voi debba occuparsi della sua salute. Non so se è una salute fisica o psico-emotiva, però c'è come da mettere un accento, perché qui c'è una sofferenza a causa di questo, con questo 8 di spade. C'è un vedere più negativo di quello che è e di conseguenza mi spiego queste due lune, questo vedere solo una parte della realtà e questo dover destrutturare certe ideologie di associazioni piuttosto che di coppia. Se foste in un periodo idilliaco, con la vostra persona di interesse piuttosto che col vostro partner, c'è come un nuovo inizio che potrebbe partire. Vi dirò, c'è anche la carta della giustizia e un 10 di pentacoli, quindi qui si può trattare di qualche accordo, magari per una casa, magari state pensando di iniziare un'attività lavorativa insieme e se così fosse, vi dico che è quello che vi fa rimanere un po' lì, perché qui ce l'abbiamo la carta del lavoro. C'è come qualche progetto che potrebbe partire e magari avere anche bisogno di qualche firma dal notaio piuttosto che qualche foglio dal geometra, qualche contratto, qualche regolarizzazione. Se parliamo di relazioni clandestine piuttosto che non definite o non o complicate, mettiamole così, sento tutta la vostra buona volontà per far sì che le cose funzionino. C'è da rimettere in equilibrio qualche cosa anche per voi, sicuramente il vostro modo di pensare.
Mm. Diciamo che sarebbe meglio per voi togliervi proprio certi obiettivi dalla testa, certe idee. Cioè, soprattutto se siete in una relazione clandestina, anche se l'altra persona ricama sul vostro futuro, quindi crea come una fantasia, ok? Perché non è reale, non è certo, e non attaccatevi a questo sogno. Mm. Cioè, ho come l'idea di non farvi, di dirvi di non farvi trasportare troppo dai sogni, perché in realtà la situazione ha bisogno di consistenza prima di pensare al futuro, cosa che non c'è con questo 8 di pentacoli al contrario, c'è intermittenza più che tutto e la proposta finale con questo fante di coppa al contrario è molto debole, quindi non fatevi abbindolare, mi viene da dire. Parlando di lavoro, vi sento un po' stanchi. Vi sento stanchi, però è anche vero che potrebbe, allora, se siete disoccupati, avete un mago, la carta della giustizia, un 10 di pentacoli, secondo me potrebbe effettivamente iniziare qualcosa di nuovo. Non vi sento contenti con questo 8 di spade o potreste avere un po' di paura. Giustamente avete anche due volte la carta della luna, paura per questo nuovo inizio, paura magari per un nuovo settore dove non avete mai lavorato, paura di bisticciare con i colleghi. Io sento che potrebbe non essere un lavoro, diciamo, full time da subito, 4 settimane su 4, quindi potrebbe essere come saltuario all'inizio, però diciamo che c'è comunque la giustizia, un 10 di pentacoli, sento che in qualche modo ha una sua continuità, magari intermittente, però ce l'ha. Per quello che riguarda le persone che sono occupate, fate attenzione alle dicerie, fate attenzione a non fare le vittime, ma piuttosto mettete dei paletti. Mi viene da dire, mettete a sedere le persone quando esagerano. La cosa migliore da fare è mantenere un low profile, però sapete, ci sono quelle persone che poi insistono, che se le vanno a cercare un po', no? Voi una volta, due, tre, quella che fa quattro, rispondete a tono, studiatevi le battute, perché tanto certe persone scherzano sempre allo stesso modo, non hanno fantasia, sapete esattamente che cosa vi diranno. Quindi voi a tavolino vi preparate due o tre risposte diplomatiche che mettano a tacere l'altra persona. Si tratta in questi casi di rompere lo schema. L'altra persona, per esempio, è abituata a punzecchiarvi su una certa cosa ed è abituata ad avere una reazione da parte vostra dove magari vi arrabbiate e ve la prendete perché siete permalosi. Rompete lo schema, fate vedere che dicendo quella cosa lì non ha più quel potere su di voi, non riesce più a togliervi dal vostro centro e quindi potete riderle in faccia, controbattere, per esempio, inventatevi qualcosa, ma non datele la soddisfazione, rompete lo schema. Ok, per chi invece fosse autonomo, sento come delle nuove prospettive che si potrebbero aprire. Però mi sento di dirvi di ridimensionare un po' il risultato o l'obiettivo. Perché probabilmente vi aspettate certe cose, ma con tutte queste carte di cecità o di vista parziale, diciamo così, potreste non aver bene chiaro, diciamo, tutta la mappa della situazione. Ehm, Potrebbero esserci dei contratti, per voi, potrebbero essere contratti proficui, ma da valutare attentamente o che comunque valuterete attentamente. Per quello che riguarda invece la parte economica, attenzione se avete a che fare con fratelli e sorelle, ecco. Questo mi sento di dirvelo, mettete le cose in chiaro, dividete quello che c'è da dividere con questa carta della giustizia, a te il tuo, a me il mio, perché sento che potrebbe essere un periodo
come dire, un po' troppo tormentoso per quello che riguarda la separazione dei beni o la divisione dei compiti potrebbe anche essere, se avete dei genitori da guardare o magari degli animali da compagnia da andare a vedere magari in queste ferie. Cioè c'è come, ci sono delle discussioni secondo me che potrebbero sorgere proprio per i soldi. Chi deve mettere i soldi? Un genitore da guardare, chi deve pagare che cosa? Cioè, tra fratelli sento come se vi poteste beccare, cugini, amici anche, ma non per molti, per le questioni economiche. Mentre se non fosse quello il caso, sento che ci sono come dei passi in avanti che volete fare, ma non avete ancora ben chiaro dove sia meglio invertire, dove sia meglio investire, invertire è spagnolo, investire. Quindi siate prudenti, mi viene da dire, provate a fare un piccolo passo per volta e con questa giustizia mi viene da dire, fate dei conti. Per quello che riguarda la parte progettuale, mi parlano di antivirus. Io non lo so se state pensando di, non lo so, fare un percorso di studi con l'intelligenza artificiale o se stiate facendo qualche tipo di progetto con l'intelligenza artificiale, però sento che avete come bisogno di protezione, avete anche un 9 di bastoni e questo 5 di spade, 5 di pentacoli che mi dicono come se ci fossero dei punti deboli. C'è anche la torre, c'è anche il mondo al contrario, non lo so, è come se doveste proteggere il vostro lavoro in qualche modo. Va bene, andiamo a vedere un koan. Guarda e vedi con i tuoi occhi. Se esiti non coglierai mai il bersaglio. Ma qui ce l'avete un mago, è un po' come dire agite, siate voi di prima mano a capire di che cosa si parla, a capire di che pasta siete fatti, che potenziale avete, a che cosa potete aspirare, mi viene da dire. È un po' quello che io dico spesso, non vi fidate di quello che dicono gli altri o dei loro consigli, perché comunque è sempre tutto filtrato dal loro punto di vista, dalle loro credenze limitanti, dalle loro esperienze personali, dal loro bagaglio animico. Andiamo a vedere un oracolo induista. Allora, questa è la figura. E la frase dice: il discernimento non lo si ottiene attraverso la lettura dei testi, ma attraverso la pratica quotidiana, che è quello che manca un po' qui con questo 8 di pentacoli al contrario. Amici del Sagittario, questo è quello che avevo per voi, spero che la lettura vi sia stata utile, che vi abbia dato spunti di riflessione interessanti, fatemelo sapere nei commenti. Sostenete il canale con un like, un hype, l'iscrizione o la condivisione del video. Per chi volesse iniziare un percorso di crescita con me, mi potete contattare via mail oppure potete abbonarvi al canale. Anche lì tratto tutto il tema delle credenze limitanti, però lì la formazione è ben più vasta perché ci sono anche temi di metafisica, di metamedicina, si parla di alto e basso astrale, di kundalini, di chakra, di traumi, di vista eterica, insomma c'è un po' tutto quello che io ho studiato in tanti anni, in decenni in realtà, di formazione personale e professionale che io sto condensando e mettendo lì a disposizione per voi. Date un'occhiata ai titoli dei video, quelli sono pubblici, si vedono, vi basta entrare nelle playlist con le copertine lilla. Sono 5 numerate dall'1 al 4, vanno viste in ordine cronologico e poi ci sono 2 playlist, la 3A e la 3B, che vanno viste parallelamente. Detto questo vi ringrazio di essere stati qui con me, vi auguro un'estate splendida, vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao!